Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi, visto che siamo ormai arrivati al dunque, siamo in tema di Halloween, la giornata più paurosa di tutte, vi farò vedere altrettanto anche io non un film chiaramente perché il nostro non è un canale di film, ma un modulo pauroso ragazzi, veramente pauroso, particolare, ma allo stesso tempo anche semplice se vogliamo dirla così, che tra l'altro è interscambiabile perché possiamo fare insomma diverse cosette che adesso andremo a vedere e credo che vi stupirà ragazzi. Prima di andare avanti mi raccomando, vi invito sempre ad iscrivervi al mio canale, a fleggare la campanellina per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti. Abbiamo sempre la campagna abbonamenti attiva, abbiamo sempre il discorso di Amazon e di Gamivo che trovate il link in descrizione nel video, dove se passate e comprate tramite diciamo il mio link a voi non vi costa nulla di più, semplicemente supporterete il canale e a me mi farebbe molto piacere, come stesso discorso come già detto degli abbonamenti, è diciamo un costo irrisorio che però a me veramente farebbe molto piacere e inoltre vi permetterebbe anche a voi di accedere a dei contenuti esclusivi dedicati agli iscritti, dedicati agli abbonati del canale. Andiamo subito ragazzi a vedere di che cosa stiamo parlando, quindi prepariamoci per questo modulo spaventoso ed eccolo qui ragazzi, un modulo come detto simile a un 4-2-3-1, ma che allo stesso tempo può anche sembrare un 4-3-3 se abbasso messi a trequartista, e allo stesso tempo però invece potrebbe essere anche un 4-4-2, un 4-2-4, può essere visto diciamo in diverse maniere, quindi è per quello che è un modulo a più sfaccettature. Andiamo ad analizzare insieme ragazzi. Allora, come avete notato, non so se chi di voi l'ha visto, è con vie laterali ragazzi, perché? Perché questo stile di gioco, come anticipato nel precedente video a questo, dove abbiamo analizzato lo stile di gioco vie laterali più nel dettaglio, è uno stile molto particolare ma che dà grandissima forza appunto sulle fasce, e se ci piace comunque non giocare sempre centralmente, quindi andarci a infilare nel traffico del centrocampo, le fasce con l'attuale gameplay ho notato che sono un'ottima soluzione. Non sto dicendo chiaramente ragazzi di giocare soltanto facendo cross, perché dopo un po' comunque secondo me potrebbe diventare anche noioso, però come possiamo vedere abbiamo anche uomini al centro, abbiamo comunque Gilberto Silva, abbiamo Vieira, abbiamo Messi, quindi abbiamo insomma anche la soluzione centrale se vogliamo, però poi all'ultimo abbiamo sempre l'apertura verso i due esterni, che Kostic e Consensao in questo caso comunque mettono dei bellissimi cross spennellati al centro. Certo Mbappé e Messi non sono questi gran colpitori di testa, però qualora ad esempio avessimo un Haaland o un Lewandowski o insomma un altro giocatore forte, io ad esempio importo Ronaldo che unisce sia il discorso opportunista a comunque un bel colpo di testa. Ronaldo ha sempre fatto del colpo di testa una delle sue armi vincenti, oltre chiaramente tutto il resto del pacchetto che lo rende e l'ha reso per tutti questi anni uno dei migliori giocatori al mondo, se non il migliore. Comunque ragazzi analizziamo. Allora in porta partiamo con Cech. Io c'ho lui, secondo me è il più forte in assoluto come portiere. Se non avete lui, chiaramente, perché capisco che non tutti ce lo possiamo avere, va benissimo anche un altro portiere. Vi lascio da questo punto di vista libertà. L'importante ragazzi ecco che vi ci troviate bene. Tutto qui. Poi due terzini ragazzi offensivi. Nei miei ultimi moduli come avete potuto vedere sto utilizzando terzini offensivi. Perché? Perché comunque ho notato che è vero che magari lasciano un pochino di spazio dietro, però allo stesso tempo comunque quando andiamo invece ad attaccare e siamo in possesso di palla creiamo tanta superiorità numerica nella metà campo avversaria, e se siamo bravi a sfruttare diciamo questo vantaggio si creano delle situazioni molto interessanti. Poi è vero, in difesa magari ogni tanto qualcheduno si dimentica che deve tornare e lì dobbiamo essere bravi noi ragazzi a difendere, altrimenti becchiamo gol. Però è diciamo il prezzo che dobbiamo pagare se vogliamo avere più uomini in attacco, soprattutto giocando con vie laterali ragazzi. È importante avere più uomini in attacco sulle fasce.
Quindi dicevamo, terzino mattatore, io uso Arnold, ce ne sono diversi, ci sono diverse versioni a parte di Arnold, di Cancelo, insomma giocatori qualche leggenda, quindi vedete voi un pochino chi mettere. Io ho voluto mettere un mattatore a destra, invece un terzino offensivo a sinistra, per mia scelta, perché comunque volevo creare una variante, non attaccare in ugual modo da entrambe le fasce, ma creare appunto un diversivo, e devo dire che mi ci trovo molto bene, anche perché quest'Arnold ha una buona tecnica, un buon passaggio rasoterra e passaggio alto, quindi ragazzi comunque mi mette veramente in porta gli attaccanti quando a volte capita comunque che si accentra, o anche quando va a crossare fa dei bellissimi cross. Poi ragazzi centrali io uso un terzino difensivo e un incontrista, importantissimo ragazzi, soprattutto nei centrali devono essere straveloci, velocissimi, quindi Van de Ven e Maldini sono molto veloci entrambi, buona difesa, anzi ottima se non top difesa, quindi ragazzi vi consiglio, se ce li avete, di provarli. Questo Van de Ven non so chi di voi ce l'abbia, se non avete lui chiaramente va bene anche un altro incontrista, attenzione. Però comunque io vi consiglio la coppiata sviluppo o terzino difensivo con incontrista. Ci sono anche altre coppie di difensori che possono andare bene, io mi sto trovando bene con questa, però perché come già detto 1000 volte secondo me è importantissimo che siano due stili di gioco diversi, quindi frontale extra e sviluppo, incontrista e sviluppo, terzino difensivo e incontrista. Sconsiglio la doppia carta, cioè sviluppo, ma sviluppo forse è quella meno peggio. Comunque incontrista, frontale extra e frontale extra, perché sono degli stili di giocatori che tendono a pressare molto alti. Già qui siamo alti, abbiamo in più anche i due terzini offensivi, quindi ragazzi vi sconsiglio vivamente la carta doppia incontrista, perché rischia che non abbiamo difesa, ragazzi. Quando ci fanno un contropiede, cioè non abbiamo nessuno se non il portiere in difesa. Quindi poi a sinistra ragazzi, come detto, terzino offensivo, anche lui buona difesa, buona tecnica e gran velocità, ragazzi. 98 di velocità è un treno, cioè quando parte recupera chiunque questo Baldé, quindi molto molto forte. Poi chiaramente ogni tanto si accentra anche per cercare la conclusione e mette dei bellissimi cross. Poi ragazzi, coppia di centrocampisti, io consiglio Collante e incontrista barra onnipresente, potrebbe funzionare anche un tra le linee. Io ad esempio faccio la pazzia, mi porto come alternativa un giocatore chiave, ma questo giocatore chiave ragazzi di De Paul è incredibile perché può fare tutto, cioè è ovunque nel campo, quindi lui è un caso a parte, però diciamo altrimenti ecco vi sconsiglio un giocatore chiave e vi consiglierei di più un regista creativo onnipresente o tra le linee, se non avete chiaramente questo Patrick Vieira, perché se avete lui ragazzi non stateci nemmeno a pensare, mettete lui centrocampista perché difende e attacca allo stesso tempo, cioè io me lo trovo in difesa, vado a riconquistare palle e me lo trovo già pronto a farsi vedere per ricevere palla al limite dell'area, oppure addirittura anche come inserimenti, quindi incredibile. Che caratteristiche devono avere ragazzi? Difesa, perché comunque ci deve dare una mano in difesa, velocità top e tecnica. Chiaramente il centrocampista ragazzi non può essere senza tecnica, perché altrimenti i palloni che passano dal centro del campo non diventerebbero giocabili. Tutti magari possiamo avere dei giocatori veloci, però devono avere anche tecnica, e Patrick Vieira è completo di tutto. Quindi il mediano collante ragazzi, non tutti abbiamo questo Silva, quindi eventualmente possiamo metterci un altro mediano collante, vedi un Fabinho, vedi un Casemiro nì, perché rimane un po' lentino, però ad esempio il Rodri uscito questi giorni, ma anche altre versioni di Rodri. Ragazzi, l'importante è che siano dei collanti abbastanza veloci, cioè che non siano di quei collanti lenti, sì, magari grossi fisicamente ma lenti ragazzi, perché altrimenti il gameplay attuale prevede che sì, il gioco sia molto veloce, più di prima, quindi giocatori lenti purtroppo ragazzi, almeno per come gioco io, non vanno più bene. Cioè il classico Casemiro che ho usato per tanto tempo in mediana, un muro sì dal punto di vista fisico molto forte, cioè contrasti, duelli aerei, tutte queste cose li vinceva tutti, però ragazzi poi si trova nella situazione in cui magari dovevo andare a recuperare un pallone con un attaccante
era matematico che perdeva il duello, quindi con Gilberto Silva diciamo che ho trovato la carta perfetta, perché comunque è veloce, bravo tecnicamente, c'ha un'ottima difesa, una buona tecnica, quindi top. Poi ragazzi, allora, gli esterni abbiamo diverse soluzioni. Intanto perché possiamo abbassarli e renderli CLD e CLS, o addirittura anche trequartisti qualora volessimo giocare un pochino più centrali, allora magari a quel punto mettiamo il contropiede anziché il vie laterali o il contrattacco, dipende un pochino come ci troviamo meglio. Ma qualora decidessimo di giocare così, io mi sto trovando bene con questa soluzione. Taglio al centro, ma che comunque non sempre taglierà, delle volte andrà comunque anche sulla fascia per cercare i cross, e questa versione di Consensao, la new entry della Juventus, è veramente forte, ha una grande tecnica. Io l'ho fatto anche infatti versione trequartista, perché può farlo comunque per le caratteristiche che ha, secondo me può farlo. Ottima velocità, accelerazione quando parte, ragazzi, è difficilissimo da prendere, è un po' come nella realtà, c'ha quel dribbling che veramente è bruciante, e niente, un bel tiraggiro. Quindi se non avete questa carta, chiaramente non vi sto dicendo compratela, ma vanno bene anche altri tagli al centro, attenzione, ci sono tante altre carte che sono forti. Io però attualmente mi sto trovando comunque bene con questa, quindi le caratteristiche sono questa: tecnica e velocità. Poi ragazzi, dall'altra parte c'ho Kostic, questa versione di Kostic molto interessante, che ho rispolverato dalla mia tribuna, da tutta la tribuna lì schierata. Ho rispolverato questo Kostic, gli ho dato una maxata leggermente diversa rispetto a quella che avevo fatto in passato, l'ho reso un pochino più tecnico, perché il problema di Kostic, tutte le carte di Kostic che sono uscite, è la tecnica, ragazzi, che purtroppo si allunga troppo il pallone, non ha un buon possesso stretto, o meglio, questa forse un pochino di più rispetto a quelle che avevo, però come carta, ecco, quello è un pochino la sua pecca. L'unica cosa appunto è che magari dobbiamo cercare di liberarlo e non di farlo andare in dribbling da solo, come possiamo fare magari, ecco, con un Mbappé, con un Messi, con un Consensao, con un Neymar, eccetera, ma dobbiamo magari tramite 1-2 o passaggi filtranti cercare di liberarlo, perché a quel punto poi con i cross, ragazzi, è secondo me uno dei crossatori più forti che ci siano in assoluto, perché a me mi mette dei cross pazzeschi sto Kostic, ragazzi, veramente incredibili. Se abbiamo un Haaland o un Koller o un Lewandowski o chi volete voi forte di testa, ragazzi, credetemi, sono tutti gol. Quindi giocando con vie laterali e avere la soluzione comunque di un crossatore del genere sulle fasce, sicuramente è molto interessante. Poi comunque è molto veloce, quello sì, ha un'ottima velocità, comunque 90, accelerazione 88, quindi importante, ecco. Poi qui davanti, ragazzi, abbiamo un attaccante di rientro come Messi. Io vi consiglio questa soluzione, attaccante di rientro è opportunista. Questo Messi, ragazzi, è uno dei più forti in assoluto, c'ha un contatto fisico pazzesco, ragazzi, 88 di contatto fisico per 1,70 di altezza, è qualcosa di raro e introvabile, perché chiaramente non troverete mai un attaccante così piccolo che abbia 88 di contatto fisico. Certo, questa carta è particolare, è, diciamo, la carta di Messi probabilmente più forte mai uscita. Dribbling e possesso stretto, ragazzi, 103, velocissimo, cioè quando parte, ragazzi, in sostanza è difficilissimo da contrastare. Poi certo, non ho detto che sia impossibile, però sicuramente crea qualche problema anche ai difensori più grossi e più tosti fisicamente, vedi Rudiger, vedi Van Dijk, vedi De Ligt, è uno che comunque riesce a sgusciare abbastanza facilmente. Se non avete lui, chiaramente attaccante di rientro, vi consiglio per una carta sempre con queste caratteristiche, quindi questo body type, ragazzi, piccolino. C'è qualche versione di Sanchez, mi viene in mente Alexis Sanchez, simile, diciamo, con le dovute proporzioni, comunque come stile a questa carta, con una buona tecnica, una buona velocità. O altrimenti, ragazzi, se volete un attaccante più fisico, ci sono diversi attaccanti fisici che hanno come carta attaccante di rientro e potete utilizzare lui. Potrei vederci bene in questa posizione di seconda punta anche un senza palla, ragazzi, vi dico la verità. Infatti è una soluzione che vorrei provare magari nelle partite che andrò a fare,
perché secondo me il fatto del senza palla e comunque va un po' a girare attorno alla punta può creare confusione alla difesa avversaria e liberare degli spazi magari interessanti. Punta poi ragazzi Mbappé, opportunista. Io ho questa versione, ne avevo anche un'altra con la quale ci ho fatto più di 3000 game se non sbaglio, che mi ha fatto circa un 2000 gol. Quel Mbappé era una cosa incredibile, l'ho usato per tutto l'anno fino a un mese fa in sostanza. E ragazzi, questa carta però forse, e dico forse, è leggermente superiore a quel Mbappé lì, o comunque sono più o meno pari. Sto usando lui, mi ci trovo bene. La caratteristica di questo opportunista quale deve essere? Velocità e buona tecnica e chiaramente finalizzazione, ragazzi, perché quando siamo sotto porta dobbiamo far gol. Se in più abbiamo anche colpo di testa sarebbe top. Panchina ragazzi, panchina mi porto questo Tony Adams vinto oggi. Io l'ho maxato così, voi mi direte vabbè ma non è la miglior build che si può fare, lo so, è una build però fatta più improntandomi sulla velocità che sulla difesa e su altri valori, perché ripeto, come già detto, i difensori devono essere veloci ragazzi, devono correre come cavalli. Quindi questo Kalulu vinto qualche giorno fa, molto interessante. Grimaldo terzino offensivo da portarmi al posto di Baldé, Hector Fort terzino offensivo al posto eventualmente di Arnold. Bella sta carta, mi ha stupito, veramente non la credevo così forte, invece pur avendo questo ragazzo di 18 anni veramente interessante. Quadrado specialità di cross. Tra l'altro ragazzi, se avete potuto notare, Quadrado può giocare solo a destra. Perché a partita in corso posso invertirgli gli esterni, cioè se io vedo a un certo punto che l'avversario ha capito le mie intenzioni, che gioco magari più da un lato perché ho uno forte con i cross e mi mette magari lì un marcatore, io a quel punto cambio esterno, metto Quadrado dall'altra e ho la stessa soluzione. Comunque gli specialisti di crossano probabilmente meglio rispetto agli altri come giocatori, e quindi ho una variante. Poi Rodrigo De Paul ragazzi, come detto prima, carta incredibile, me lo porto al posto eventualmente di Vieira perché comunque riconquista un sacco di palloni. Costa Curta ragazzi, può fare il DC, il terzino, quindi ce l'abbiamo tutti ragazzi sta carta, quindi utilizzatela. Questa è la mia build se la volete vedere, veramente top. C'ho questo Neymar ragazzi, fortissimo, incredibile anche lui. Se non avete questo Neymar e non avete intenzione di prenderlo, chiaramente va bene anche un'altra, la prolifica, ci sono diversi giocatori interessanti. Ronaldinho idem, Ronaldinho può fare eventualmente anche il trequartista, quindi qualora decidessi di giocare con magari un esterno, un trequartista, o di abbassare magari Messi e renderlo trequartista, ho un'ottima carta. Rummenigge ragazzi, fortissimo anche lui, al posto di Mbappé. Kanté al posto di Vieira o comunque di Gilberto Silva, molto interessante anche lui come carta mediana, o CC. E Cristiano Ronaldo ragazzi, se voglio giocare un pochino di più a cross e colpi di testa, perché comunque nonostante abbia soltanto 83 di colpo di testa, credetemi ragazzi che ha praticamente una grande carta dal punto di vista del colpo di testa. Cioè ieri, se non sbaglio, l'ultima partita che ho fatto ho vinto 5-1, di cui 2 gol di colpi di testa di Cristiano Ronaldo. Ripeto, io ho messo via laterali, non sono uno che comunque tende troppo a crossare perché mi piace di più manovrare, cercare il passaggio filtrante dal centro, però all'occorrenza comunque con i cross e Ronaldo di testa ho visto che qualche goletto si fa. Le istruzioni ragazzi sono semplicissime: difensivo al mediano collante, così rimane bello lì, e il contropiede alla punta che è Mbappé. Stop. Ragazzi, niente, questo è un modulo pauroso, siamo ad Halloween, io vi consiglio di provarlo perché credetemi, veramente mette paura. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, alla prossima, a tutti dal vostro Luca Taran. Ciao!